Saluti a tutti, questo è il primo video di una playlist dedicata alla Roma antica, chiamata quadrata. La mela proibita, il malum, serve a introdurre il Germalus, uno dei tre monti con il Palatino e la Velia che costituivano la Roma quadrata. Germalus si presenta di non facile interpretazione a causa della consonante liquida R che, muovendosi all'interno di parola, genera pronunce differenti. Intanto tale lessema è scritto Germanus, ma si legge Germalus con un suono velare non palatale. La liquida L può scivolare in avanti e creare il Gremalus. Il Germalus o Germalus è sinonimo di Germanus o Germanus. In latino viene denominato Germanus o Germanus, tra gli altri il fratello dello stesso sangue, poiché il germe in nuorese germe proviene dallo stesso frutto o mela. Il cugino di secondo grado viene detto in sardo logudorese Ermano Primarzu, mentre in nuorese è appellato Germano Primarzu. In logudorese il cugino assume anche la denominazione Male Primarzu, ossia il primo seme della mela, richiamando in questo modo il malum, pomo o germe, della mela del Germalus o Germalus. Se ai sostantivi Germanus o Germalus togliamo la S finale del nominativo, poiché il sardo non possiede i casi del latino, e lasciamo che la liquida R si muova all'interno di parola per metatesi, il termine si trasforma nella variante sarda nuorese di Gremano, così come viene ancora oggi chiamato l'acquedotto nuragico di Fonni, cittadina in provincia di Nuoro. Con lo spostamento all'interno di parola della liquida R, dunque, Gremano si trasforma in Germano, ovvero sia Germano, vale a dire fratello, gemello o gemiddu. Se associamo il sostantivo Germalus o Germanus ai Dioscuri, Castore e Pollice, che erano gemelli, gemeidos, fratelli di sangue, quindi germani, e al fatto che questi fossero venerati ai piedi del monte Palatino, dove insisteva la fonte di Giuturna, si può desumere che il colle del Germalus o Germanus fosse a loro dedicato, in virtù di protettori degli acquedotti. In Sardegna, oltre a Gremano, era presente in Gallura una curatoria denominata di Gemini, vale a dire dei gemelli. Nella Roma quadrata il colle del Germalus era posizionato a fianco del Palatino, nel punto in cui oggi sono le terme severiane. Tali terme sono tuttora oggetto di indagine archeologica, da cui è emersa una fitta rete di canali per la condotta dell'acqua, ovvero sia il primo acquedotto di Roma. Nel cielo notturno la costellazione di Gemini o dei Germani disegna con le sue stelle proprio un abbeveratoio. In cielo come in terra, i fratelli gemelli Romolo e Remo rappresentarono figuratamente la romana di Castore e Polluce. Infatti Romolo e Remo riportano con il loro nome sia alla fonte della romana, ovvero sia dell'acqua gasata che scorgava dalla fonte di Giuturna, sia all'acquedotto di Gremano. Sul lato opposto al monte Germalus, tra questo e il Colle del Palatino, si trovava il monte Velia. Sulla sua dislocazione sono state presentate diverse ipotesi, la più accreditata delle quali, che non condivido, è quella secondo cui si sarebbe trovato nei pressi della Basilica di Massenzio, ma sarebbe stato raso al suolo in tempi relativamente recenti. Dalla testimonianza di Tito Livio si apprende che sul monte della Velia era situato il Tempio dei Padri Penati, di forma circolare, simile a una torre nuragica. Ai piedi dello stesso colle, secondo la tradizione, sarebbe stato costruito il Tigillum Sororium, ossia l'arco di Orione, l'arciere celeste, sotto cui passavano i soldati al termine della stagione di guerra come atto di espiazione. La Basilica di Massenzio, a detta di alcuni storici, era posta sul Colle della Velia, poi demolito secondo altri, e si pensa sia stata costruita sopra il Tempio degli Dei Penati. Ad indicare il luogo esatto dove era situato il Tempio degli Dei Penati è, tra gli altri, Dionigi del Carnasso, che dice: il Tempio elevato agli Dei Penati era dislocato presso il Collo della Velia, vicino al Palatino. Il velum era la vela della nave, fatta di pelle di pecora, mentre la belia, in sardo belza, era la resistente cottenna di maiale, con cui si condiva il pane de belza, al cui impasto di farina venivano aggiunti pezzi di lardo di maiale. Il velum latino, volgarizzato in vello, era la corazza protettiva, in pelle, del guerriero. Due sostantivi che ricorrono costantemente nella letteratura latina sono bellum e proelium. Entrambi significano guerra, battaglia e sono utilizzati indistintamente l'uno per l'altro.
Il primo, bellum, è un termine preso dal sardo campidanese, il secondo, proelium, è un nome acquisito dal sardo ludorese. Per i due nomi il significato è simile ed è quello di vello, a cui è associato il verbo vegliare, in sardo bilzare o billare, che vuol dire fare la guardia, restando svegli, armati e provvisti di vello. Il Colle della Veglia era posizionato nel punto in cui oggi sorge la rupe Tarpea e il tempio di Giove Capitolino, sopra il Campidoglio. Dalla rocca i soldati potevano vegliare sia sul Palatino sia sul Velabro. A confermare la presenza di militari di guardia alla città sul monte Tarpeo è la leggenda delle Oche del Campidoglio, che avvisarono i romani dell'imminente arrivo dei Galli nel 390 a.C. In un altro racconto si parla di una vestale, detta per l'appunto Tarpea, che avrebbe aperto la città a Tito Tazio. Dice Tito Livio a proposito del Monte Velia: l'uomo che ha attraversato la città su un cocchio dorato, curro aurato, è salito sul Campidoglio con indosso la veste di Giove Ottimo Massimo. In questo caso Livio indica indirettamente il Campidoglio come luogo d'ingresso per il Colle della Veglia. In più, dato non trascurabile, il Monte della Veglia era allineato con il Monte Palatino e il Monte Germanus per costituire la tripula di Orione, le tre stelle della cintura dell'arciere celeste, sotto cui era posto il sigillum sororium. La vocale E della prima sillaba di Velia poteva essere l'apertura di una I, quando il nesso consonantico L più I più vocale si leggeva come la nostra Z sonora. In altre parole, con il betacismo che trasforma la consonante V in B, il termine si pronunciava bilza, che in sardo traduce l'italiano veglia. Le consonanti iniziali B e V, se precedute da parola che termina per vocale, spesso non cadono per aferesi. In quest'ultimo caso, la voce è scritta Ilia, come la città di Ilium o Troia, che si legge Ilzu, da cui il popolo sardo degli Ilienses o Ilzesos. Dopo il Germalus e la Veglia, il più importante dei tre monti della Roma quadrata era il Palatino, dove si radunavano le autorità politiche e religiose. Il fulcro del Palatino era in origine probabilmente il luogo dove è situato ora il tempio della Magna Mater, in sardo Samamamanna o Sameremanna. Sul colle si riunivano i sacerdoti Salie, le curie, la sella, curulis, sede del comandante o del curatore, si rifà proprio alla curia o curatoria, come quelle presenti in Sardegna al Medioevo, e deve il suo nome al carro di guerra, il curro. Dice Tito Livio a proposito del curro: l'uomo con indosso la veste di Giove salito sul Campidoglio sopra un curro aurato, ossia su un cocchio dorato. Il curro ha ascendenza astrale ed è la trasposizione dal cielo sulla terra della costellazione del carro minore. La scocca del carro celeste è segnata da una stella dorata o arancione, colore chiamato in sardo cocco, e indicava la scocca aurata o asse dorato. Tale stella, 1000 anni prima di Cristo, segnava il polo nord celeste. L'anello della ruota è detto in sardo bussolo, da cui è nata la bussola. In Sardegna, la città di Curulis o Gipatria, sonorizzazione di patria, epiteto e secondo nome con cui i romani chiamavano la propria città, era detta Vetus, vale a dire vecchia. Patria è costruita ai piedi di Tremonti, come Roma. Un colle che sovrasta il centro abitato è chiamato Subalato, il palazzo. La voce palato si trova anche nell'antica Curulis Nova, Cuglieri, sovrastata anch'essa da Tremonti. Il diminutivo palatino a Roma presuppone la presenza di un altro palato, più vecchio e più grande, come quello, Vetus, Curule, di Patria. Il palato deriva da pala, che solo in sardo vuol dire dirupo scosceso, da cui ha preso il nome la rocca dove era situato il palato. La doppia pala ricalca anche il tetto a doppio spiovente, presente nei palazzi sardi fin dal Neolitico e riprodotto nelle domus degli Anas. Pale e pallas, con le varianti sarde pazza, palla o padda, erano le dee protettrici dei pascoli e della paglia, quindi del paddeum, cognome sardo, per cui è rimasto ancora indicativo l'aggettivo pazzosa nei confronti di colei che ostenta ricchezza, serenità interiore e bellezza. L'astronomo Macu Aurelio o Mandrone non poteva perdere tempo a tribulare, ossia a usare la tribula, il forcone a tre denti per separare il grano dalla pula dopo la mietitura. Nell'Argiola, Aia, nel mese di Tribulas, luglio, migliaia di scaglie alzate al vento libravano nell'aria come stelle nel cielo.
La singola Pula era dunque la trasposizione di una stella dal cielo sulla terra. La città di Pula in Sardegna ne era un esempio, quando le torri nuragiche fungevano da osservatori astronomici delle Pulas, o Via de Sabazza, la via Lattea in sardo. La Pula sarda venne mutuata dai greci con un calco in polis. Di conseguenza la Dodecapolis, il cumone o alleanza delle 12 Pulas, era l'immagine discesa dal cielo sulla terra delle 12 Pleiadi o Puleboadas, le Pulas Beadas della costellazione del Boe. Le 3 stelle della cintura di Orione davano vita invece alla Tripolis o Tripulas, voce sonorizzata in tribula. Da qui nasce la tribù, per la propensione dei romani al troncamento nella parola dell'ultima sillaba attona. Roma nasce dunque su 3 colli, come una tribula, da cui tribù o cintura di Orione. Ancora oggi Tripoli è la capitale della Libia e il Tribulaun, la montagna sacra dell'Alto Adige con le 3 cime. In Sardegna, Orune, da Orione, nasce ai piedi dei Tremonti, come patria o locus santo. Tali luoghi, come dimostra quest'ultimo toponimo gallurese, erano considerati sacri. Le 3 tribule originarie dei Romanos, Titienses e Luceres, a Roma, riprendono i nomi mitologici della Romana, fonte sacra di acqua gasata, di Teti, divinità delle acque sorgive, e della Luchia, il giorno dell'Idas, o l'ultima luna piena del 13 dicembre. A un certo punto della sua storia, Roma si espande e muta da Tripula in urbe. In altre parole, la città transita da una originaria triade di stelle sulla Terra a un'intera costellazione. Dalla singola stella detta Pula abbiamo visto nasce la città, dalle 12 Pulas la Dodecapolis. Al momento della sua fondazione Roma era una tripula, poiché edificata su 3 monti, ossia su 3 Pulas, Palatino, Velia e Germanus o Germalus. La tripula rappresentava sulla terra quello che nel cielo erano le 3 stelle o Pulas della cintura di Orione. In ogni tempo e luogo la notte raggiunge il suo massimo splendore il giorno di luna piena, chiamato in latino Idus, in sardo Ida, calendarizzato il 13 e il 15 di ogni mese. La luna compie il suo ciclo annuale il 13 di dicembre ed è per questo che tale mese nella Sardegna centro-meridionale è detta mese di Idas. Dalla Ida nasce la Idda, detta in sardo Sabidda, quando questa è preceduta dalla consonante iniziale B. Sabidda è la base della società o della comunità di villaggio, che in latino è chiamata genericamente villa. Con il tempo e grazie alla sua fortunata storia, Roma si espande fino a divenire una urbe, ovvero sia una costellazione del cielo sulla terra. Urbe non è nient'altro che l'ablativo singolare di urbs, in sardo urbu, che vuol dire manico del carro o timone della nave. Urbe è un termine androgino, poiché urba significa vulva, organo genitale femminile. L'urbe è dunque il manico del carro a corsa, detto currum. Roma perciò si estese su 7 colli, tanti quanti erano le stelle che componevano la costellazione del carro minore. Il timone del carro è detto in latino anche urvum, che con il betacismo e senza la desinenza M diventa in sardo urbu, per cui urbu deriva da burbu e traduce l'italiano bulbo, al femminile, urbu muta in urba, e con il betacismo il bulbo si trasforma in volva, dunque maschio e femmina. Nel centro dell'isola, ombelico del mondo antico, si trova a Teti un villaggio nuragico chiamato appunto Surbale. Fanno riferimento all'urbo, tra gli altri, le località di Surbao in Trecenta e Surbara a Scalo di Montiferro. Il burbo, manico dell'aratro, timone del carro o della nave, è inteso figuratamente come organo di riproduzione maschile. L'anello, legato al giogo, come il maschio del timone dell'aratro che si infila nell'arvada femmina, ritrae idealmente la fede nuziale ed è detto per questo in sardo cosciu, matrimonio in italiano. Dall'urba, che vuol dire anche placenta, contrazione di pulacenta, ovvero sia quinto pulas, 100 pule, nasce l'urbi, il cerchio o ruota della vita. Saludos a tutti.